Oggi una crostata a doppio strato, delicatissima, mandorle e arance, una bontà indescrivibile. Prepariamola insieme. Iniziamo. 2 uova medie, 100 g di zucchero, (80 g di latte, che può essere anche vegetale o senza lattosio), 80 g di olio o burro se preferisci sciolto, un limone grattugiato, (400 g di farina 00, se la vuoi fare senza glutine farina di riso va benissimo). (10 g circa di lievito istantaneo per dolci), poco più di mezza bustina, versiamo il resto della farina sul piano e lavoriamo direttamente, ma giusto velocemente perché è una frolla, quindi non va lavorata tanto, giusto il tempo che si compatta e si assorbe la farina. Pronta? Morbida? La dividiamo in 3 parti. Una leggermente più grande, che sarà la base, e 2 più piccole. La più grande deve essere circa 350 grammi. La stendo direttamente su una carta forno, così sarà più facile poi trasportarla nello stampo, con un poca farina sotto, in modo che non si attacchi, e la stendiamo sottile, visto che c'è il lievito, quindi poi un po' crescerà. Stampo 26-28 cm, questo nello specifico è 28, ma va bene anche da 26. Lo unto con olio e l'ho infarinato. Tolgo l'eccesso ed è pronto. Ora potete lasciare sia la carta sotto, ma dato che qua è uno stampo antiaderente, quindi mi fido e la metto capovolta. Faccio aderire bene, metto dove manca, magari tolgo da una parte e metto dall'altra e aggiusto. (300 g di mandorle pelate, le trito, o se preferisci, se hai la farina di mandorle già va benissimo, 300 g, con 50-60 g di zucchero. Non ne va tanto perché poi metteremo la confettura. Però mi sono scordata di aggiungere la scorza dell'arancia, quindi la aggiungo adesso. Prendo solo la parte arancione dell'arancia, un poco, 2 o 3 fettine, oppure la grattugi direttamente poi e la trito, così verrà aromatizzata l'arancia. Voilà. A questa uniamo 4 cucchiai circa di confettura di albicocche. Vai piano piano, nel senso che poi ad aggiungere ci siamo sempre, ma a togliere no. Quindi deve essere comunque una consistenza abbastanza farinosa, non morbida.
ecco così. E la metto sulla base, compatto con le mani bene, in modo che venga distribuita nello stesso modo dappertutto. Grazie alla confettura che abbiamo messo, che può essere anche una marmellata di arance, anche se poi la metteremo sopra, quindi decidi tu il gusto, così la marmellata poi sciogliendosi darà un sapore ottimo alla mandorla, vedrete, vi piacerà tantissimo, a me piace da impazzire, infatti la uso spesso adesso questa combinazione. Stendo l'altro panetto e lo metto sopra, sempre con l'aiuto della carta forno, che in questo caso è utilissima. Faccio aderire e tolgo la carta, sempre delicatamente. Usate sempre farina sotto prima di stenderla, perché sennò poi non la riuscite a togliere bene. E adesso metto la marmellata di arance, questa è buonissima, che c'ha anche le buccette dentro. Ma ripeto, puoi mettere qualsiasi altro gusto di confettura o di marmellata a tuo piacimento. Vedi com'è bella? Ne metto un altro po'. Così avremo due consistenze diverse. E stendo l'ultima parte della frolla, che a chiudere praticamente il coperchio. E capovolgo sopra anche questa. Come vedi sono molto sottili gli strati di frolla, proprio perché poi cresceranno e non vogliamo tanta frolla, essendo 3, insomma, meglio equilibrare un po' le proporzioni tra ripieno e frolla. Voilà, chiudiamo bene i bordi, un po' di latte sopra e poco zucchero semolato, giusto un po' per caramellare un po', e via in forno a 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 30-35 minuti circa. Controllate sempre col prova a stecco per vedere se è cotta all'interno. E come per magia è pronta. L'ho fatta leggermente intiepidire, leggermente, ma io ho sempre fretta. La sformiamo, cottura perfetta. Eccola qua, bella, rustica, invitante. Adoro questo tipo di torte, proprio tanto. Ottime per colazione perché sono energetiche, hanno la frutta secca e la marmellata, quindi la frutta, l'arancia, e non è molto dolce, quindi è un dolce giusto, come piace a me, non stucchevole. Meno male che l'avevo fatta raffreddare, esce il fumo ancora. Poi comunque fatela raffreddare un po' di più, per sicurezza. Bella, 3 strati, golosi. Vedi che la frolla è giusta come spessore, non è troppo grossa, quindi il ripieno c'è e si sente. La mandorla, la marmellata di arance, è tutto equilibrato. Vi dico, in un boccone c'è tutto. Rifatela, poi mi direte. Grazie come sempre per la visione e per essere arrivati fino a fine video. Se non l'hai fatto ancora iscriviti, è gratis. E grazie per i tanti commenti che mi lasciate, siete fantastici. Ciao al prossimo video.